Da ormai oltre 25 anni, quando si giocava sulla PlayStation 1, oppure sulla PlayStation 2, o sulla Switch, o sulla PS4. Insomma, in questi ultimi 25 anni giocando a Crash Bandicoot, molto probabilmente a qualcuno sarà balzata questa domanda in testa. Ma ci sarà mai un fumetto su Crash? Questa domanda sono sicuro se la saranno fatta tutti, o almeno la maggior parte di chi mi sta seguendo in questo momento. Eppure, molto probabilmente, non sapevate che in Italia abbiamo avuto un fumetto di Crash Bandicoot. Ma prima di iniziare, sigla. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se invece lo avete già fatto o non avete intenzione di farlo, proseguite con il video. Come stavo dicendo poco prima, l'idea di un fumetto su Crash Bandicoot è sempre stato più o meno il sogno di tutti quanti. Reputo infatti che il franchise intero del Peramele Arancione si adatti perfettamente non solo ad un cartone animato, ma anche ad una storia cartacea. Prova ne è anche il fatto che in Giappone ne esistano ben 3 di manga su Crash Bandicoot, ovvero il primo, quello là basato su Crash 1, Crash Bandicoot Dance the Jump and Daiboken basato su Crash 2 e poi Crash Bandicoot Katobi Spin World basato largamente su Crash 3, Crash Bash e CTR. Ma occidente parlando, non abbiamo mai avuto un vero e proprio supporto cartaceo ufficiale. O almeno è questo quello che pensano tutti. Nel 2008, anno di rilascio di Crash Bandicoot Mind Over Mutant, qui da noi Crash Bandicoot Il Dominio sui mutanti, Sierra ed Activision realizzarono un marketing incredibile in Italia, laddove a Mirabilandia c'era già il secondo anno di Crash Bandicoot e Spyro Day. Per le spiagge di Rimini, Riccione e Giulianova c'erano eventi estivi a tema Crash Bandicoot. O ancora al Trinity Skate Park di Milano c'era un evento in cui si potevano vincere gadget di Crash Bandicoot. Ma non finisce qui. Eh no. E se vi dicessi che abbiamo avuto il primo vero fumetto occidentale su Crash Bandicoot proprio qui in Italia, che poi sì, d'accordo, per essere puntigliosi dovrebbe essere il secondo, visto che in America nel 1999 fu pubblicato su una rivista Disney un breve fumetto a tema Crash Team Racing, però non perdiamoci in questi dettagli. I più vecchi di voi sapranno già di cosa sto parlando. Ma prima di parlare nel dettaglio di questo fumetto, andiamo a leggere direttamente il comunicato ufficiale riguardante questo fumetto. Ovviamente chi è che ci viene in soccorso? Il caro Eventi Express della già nota, se avete visto il video di Mirabilandia, ADG Group, con questo logo meraviglioso. Posso contare i pixel. L'eroe dei videogiochi Crash Bandicoot in versione fumetto. Gli studenti della scuola del fumetto di Milano hanno lavorato al progetto promosso da Game Vision per far vivere il beniamino dei videogiochi in un'avventura inedita. Crash Bandicoot, il noto personaggio in videogioco che dal 1996 è tra i più amati dai giovani e dagli adulti, è stato oggetto di studio da parte di alcuni studenti della scuola del fumetto di Milano per un progetto di comunicazione. In occasione dell'uscita del nuovo titolo in videogioco, non so cosa voglia dire, titolo in videogioco, Crash il dominio sui mutanti, gli studenti hanno realizzato un fumetto di 12 pagine che interpretasse, con gli occhi del mondo dei giovani, le caratteristiche, la personalità e la filosofia dei principali personaggi del gioco. Nel progetto realizzato dalla scuola del fumetto, dal titolo Crash, Aku Aku e la cascata di ghiaccio, rivive dunque tutto il mondo di Crash Bandicoot, personaggio molto amato anche dal pubblico femminile, come emerge dall'ultima ricerca Game Vision Report for Spring 2008. Pensavate dicessi 2008, vero? Oltre ad Aku Aku, l'inseparabile spirito in maschera che aiuta Crash, tutti i protagonisti principali vengono rivisitati grazie ad una sceneggiatura originale e ad un tratto artistico distintivo. La sorella Coco, che nell'ultimo episodio della saga compare per la prima volta come personaggio giocabile all'interno del gioco, insomma, non è che
c'è sempre l'ira di Cortex e l'acerrimo nemico, nonché scienziato pazzo Neo Cortex, che ancora una volta cercherà di creare scompiglio sull'isola di Wumpa, luogo in cui è ambientato il fumetto. Bene, leggendo questo comunicato ufficiale abbiamo già tutte le informazioni del caso. Sierra, Game Vision ed in parte immagino anche Activision, visto che stava già iniziando la fusione tra le due aziende, commissionò alla Scuola del Fumetto di Milano diversi disegni, tra cui questo fumetto. Perché però quindi dico diversi disegni? Ve lo dico subito. In tutto questo comunicato ufficiale una domanda permea nella mente di chiunque lo sta leggendo o ascoltando. Ok, c'è questo fumetto che è stato realizzato, ma dove posso leggerlo? Preparatevi a questo viaggio nel tempo, quando ancora i social non erano così social come oggi. Vi presento crashbandicootitalia.blogspot.com. Potrete pensare sia un blog fatto dai fan. Non è così. Già, ai tempi, quando ancora Facebook era un qualcosa di così raro da avere, i social media manager dell'epoca cercavano un dialogo con i fan tramite i blog. E questa è una cosa interessante, visto che in Crash Mind Over Mutant Kogo dice una cosa. Ho trovato qualcosa! C'è un video nel blog di Cortex. Cortex ha un blog? Certo, va di moda tra i ragazzi. Beh, andava di moda 2 anni fa. Appunto. Andiamo a visitare però questo blog. Come potete vedere, l'intero blog si è fermato a dicembre 2008. Come si può notare anche dalla dedica che ho fatto a questo blog, che è rimasta ancora oggi. Questo è un regalo da un mio amico speciale, Daniku94. Avete capito? Io sono un amico speciale. Un saluto a te, amico che ti avventuri nel mio diario. Qui potrai trovare le notizie che cerchi su di me, gli eventi che organizzo per incontrare i miei fans, le immagini e i video di me e dei protagonisti delle mie avventure. Usa i Wumpa Links a sinistra per trovare quello che cerchi. Potrai scoprire tutte le ultime novità sulla mia prossima avventura. Andando nel menu a sinistra possiamo vedere le Wumpa News, che rappresentano diversi articoli di blog di quello che succedeva quotidianamente sia a Crash che a Kogo. Una cosa molto importante di questi articoli però erano i disegni. Se infatti andiamo a vedere i diversi articoli possiamo trovare dei disegni davvero fighi realizzati dai ragazzi della Scuola del Fumetto di Milano. Disegni realizzati da Matteo Lietti, Stefano Panza, Riccardo Cerutti, Alessandro Costa e Aleksandr Depajevski. Erano palesemente disegni su commissione di Sierra Italia o Vivendi Italia. All'epoca, durante la fusione, c'era un po' di casino tra le nomenclature. Ed è proprio dalle pagine di questo blog, Crash Bandicoot Italia, che era possibile trovare le pagine del fumetto Crash Aku Aku e la cascata di ghiaccio. Ecco il fumetto realizzato dai ragazzi della Scuola del Fumetto di Milano, che racconta una mia avventura inedita. Quella in cui sono riuscito, con l'aiuto di mia sorella Coco e dell'instancabile Crunch, a salvare Aku Aku dalle grinfie di Neo Cortex e dei suoi. Non è stato facile. Leggetelo e ditemi, cosa ne pensate? I miei complimenti vanno ai ragazzi della Scuola del Fumetto, un regalo creativo che non dimenticherò mai. Il fumetto in sé narra degli eventi avvenuti prima di Crash Mind Over Mutant. Crash e Kogo stanno tranquillamente in casa loro, quando ad un certo punto Crunch sfonda la porta dicendo loro che è andato a fare visita al tempio di Aku Aku, ma non ha trovato la maschera, bensì lo stemma di Neo Cortex. Parte così questa folle corsa per andare a salvare Aku Aku, sconfiggendo prima Embryo e poi Cortex grazie all'aiuto di un ratto ghiaccio. La storia di per sé è molto semplice ed è chiaramente una storia autoconclusiva, però è bello vedere come uno dei 3 fumetti disponibili in occidente su Crash sia fatto da italiani per italiani, ed è ufficiale. Con il tempo ho provato a capire tramite stile chi fosse il disegnatore di questo fumetto e credo che sia tra Alessandro Costa e Aleksandr Depajevski. Ovviamente se qualcuno degli allora studenti della Scuola del Fumetto di Milano si ritrova disgraziatamente a vedere questo video, mi faccia sapere direttamente se è stato lui o qualche altro suo collega a disegnare questo fumetto. L'incredibile storia del fumetto italiano su Crash Bandicoot finisce qui. Purtroppo dopo dicembre 2008 il blog di Crash Bandicoot Italia ha smesso di fare aggiornamenti e quindi è tutta una piccola
capsula del tempo totalmente incentrata sul 2008. Potete andare tranquillamente a vederlo, vi lascio il link in descrizione e noterete come c'erano diversi eventi a tema Crash, diversi post con annessi disegni su Crash e su Coco che facevano sentire il fan molto più vicino sia agli sviluppatori che al personaggio stesso. E se ci pensate è un ottimo precursore del social media manager di Crash Bandicoot su Twitter, Facebook e Instagram. Purtroppo la domanda resta sempre quella: ma quando faranno mai un fumetto serializzato di Crash Bandicoot? Nel 2019 abbiamo avuto il primo volume, e ultimo purtroppo, di Crash Team Racing Nitro Fueled, dove si narrava una sorta di prequel degli eventi della intro di Crash Team Racing. Questo fumetto aveva una numerazione nella copertina, che appunto riportava il numero 1, lasciando implicare che magari ci sarebbero stati altri seguiti, altri volumetti, che purtroppo però non sono mai arrivati. E questo è un peccato, perché io penso che Crash, più di qualsiasi altro platform, abbia potenzialità per essere un franchise multimediale. Non soltanto videogiochi, ma cartoni animati, fumetti, film, visto che di recente è anche uscito Super Mario ed è stato un grande successo. Spero davvero tanto che questa mia domanda sul fumetto di Crash invecchi in fretta e che prima o poi Activision, Microsoft, se il futuro vorrà, potrà annunciare prima o poi un fumetto sulla nostra serie preferita. Ma fino ad allora godiamoci quello che abbiamo e leggiamoci Crash Aku Aku e la cascata di ghiaccio. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre vi invito a seguire me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, abbiamo TikTok, abbiamo anche un canale Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Decidete voi quale link prendere ed entrate a far parte della community più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot! Comunque c'è da dire che Crunch in canottiera è figo.